Ciao a tutti ragazzi, allora continuiamo quella che è la serie dei Dark Eoni. Allora qua ci troveremo a breve contro quello che è Dark Ifrit, decisamente un po' più forte ovviamente come eone sequenziale forte di Valefor. Ovviamente in base per chi si sta approcciando al gioco mi sento di dare dei consigli. Queste sono le statistiche che io userò contro Dark Ifrit. Allora, queste fondamentalmente sono le statistiche che dovreste più o meno acquisire, che sia la sferografia standard o master, sono le statistiche che acquisite una volta sviluppata, non dico al 100%, ma quelle che sono le somatosfere che vi danno di default nella sferografia. Quindi secondo me per affrontarlo con tranquillità, secondo me non è male portarle a termine. Quella che forse ti consiglio di aumentare un po' di più fondamentalmente è la fortuna, magari qualcosina in più verso i 30 non sarebbe male. Allora, torniamo indietro. L'equipaggio, userò un equipaggio ovviamente potenziato, che potrete ottenere ovviamente battendo, non ovviamente tutto, potreste ottenere qualcosa battendo Dark Valefor, se no potrete procurarvelo battendo i mostri dello Zolab. Lì trovate tanti materiali, tra cui ovviamente materiali adatti al potenziamento di danni Aperion, che vi fanno superare i 9999, e anche HP Aperion, che vi fanno anche ulteriormente superare il limite 9999 di HP. Anche se in questo caso secondo me potete anche affrontarlo con anche con 9999 di default, quindi di massimo, perché non siamo nel senso a un punto abbastanza ancora iniziale. Quindi andiamo e facciamo partire il tutto. Ecco qua. Eccoci qua. Allora, io vi consiglio fondamentalmente, se magari state giocando per la prima volta, quindi non avete molta esperienza, di partire con le barre dei turbi piene. L'unica che mi manca è quella del protagonista, ma non importa. Facciamo una cosa, vi consiglio anche di sbloccare il risveglio in questi casi, anche se fondamentalmente, se proprio volete, non riuscite ancora a sbloccare il risveglio, in caso ovviamente il leone arrivi alla barra del turbo al massimo, di farvi scudo con un eone, così non avrete troppi problemi. Allora, infatti, anche se abbiamo 20.000 di vita ce l'ha zera senza problemi, quindi vi va bene anche se usate massimo 9.999 senza che vi state a sbattere per sbloccare gli HP Aperion. Magari quelli che consiglio di sbloccare sono gli attacchi Aperion, che sicuramente vi possono aiutare ad azzerargli la vita più velocemente.
Vediamo se mi ricordo come si fa. Ok, autofenice in caso volete impostarlo, secondo me in questi casi è molto comodo perché il leone in questione, a parte il turbo, vi colpisce in maniera selettiva, quindi allora ovviamente. Ok, volendo vi consiglio anche io ve lo consiglio su tutti e tre i personaggi, di impostare, nel caso ovviamente mettete delle difese, nel senso mettete come dire, delle difese impostate, magari di aggiungere un'autoaste ai personaggi, così che non dovete perdere tempo magari ad aumentare i vostri turni, in questo caso nelle protezioni, questo volevo dire. Porca, che è andata male. Mannaggia. E questa mi è andata bene. Ah no, giustamente mi è morto, quindi c'è poco da risvegliare a Wraithline. E me lo manda a nanna anche lui. Allora, ma io farei di fare un attacco normale, che tanto è più che sufficiente, almeno in questo caso con Auron. Oggi ce l'ha con Kimari. Ok, allora facciamo così, no? Anzi no, perché tanto se non mi ricordo male, Dark Ifrit dovrebbe avere tra il 1.600.000 o il 1.400.000 di vita. Comunque non penso ci sia rimasto molto per mandarlo a letto. Allora, facciamo così, no?
Allora, ok, ci siamo, si sta per questo tra un po' si prepara per farci tanta bua, però facciamo prima così. Ecco, questo attacco per esempio non me lo aspettavo. Penso che sia dovuta... Allora... Facciamo così... Anzi, direi di no. Facciamo un'altra cosa, va? E voilà, si ritorna in vita. Ok, allora bello mio. E niente, l'ha preso di mira. Bravo. Ecco qua, come immaginavo ormai era rimasto poco. E anche Dark Ifrit se n'è andato. Perfetto. Ok, materia oscura e sicuramente una protezione, non mi ricordo per chi ha questa, una protezione con sicuramente caratteristiche Aperion. Generalmente una volta battuti dovrebbero rilasciarla. Perfetto ragazzi, il prossimo Darcheone dovrebbe essere per ordine di sequenza, vediamo perché non mi ricordo. Ah ok, sì. Ixion, perfetto, questo si troverà sicuramente, non sicuramente, mi ricordo benissimo, alla Piana dei Lampi e quindi andremo a prendere anche lui. In quel caso penso userò caratteristiche un po' diverse, se no forse le stesse, anche se un po' più forte, probabilmente va battuto in 2 sequenze. E niente ragazzi, alla prossima.